Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super eccitata di avervi qui oggi per parlare di una cosa che, diciamo, mi sta facendo impazzire ultimamente. E so che molte di voi, amanti della moda e degli accessori come me, capirete perfettamente di cosa sto parlando. Oggi vi racconto la mia ossessione per una borsa, non una borsa qualsiasi, è una borsa introvabile, un'edizione limitata che mi sta facendo sognare giorno e notte. Preparatevi quindi perché oggi entreremo nel dettaglio, vi racconterò tutta la storia, la mia ricerca spasmodica e, chissà, magari alla fine del video potrete darmi qualche consiglio prezioso. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto. Trovate il pulsante qui sotto, cliccate e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Parliamo di moda, bellezza, lifestyle e tutto ciò che ci rende felici. Quindi, se vi piace questo tipo di contenuto, non esitate. Ok, ora che le presentazioni sono fatte, entriamo nel vivo della questione. La borsa in questione è una Fila. Sì, proprio Fila, il brand sportivo che abbiamo amato negli anni 90 e che ora sta vivendo una seconda giovinezza. Ma non è una delle loro borse sportive classiche, no. Questa è una collaborazione speciale, un'edizione limitata realizzata con un designer emergente, che ha rivisitato il logo iconico e l'estetica del brand in chiave super moderna e chic. Ho visto questa borsa per la prima volta su Instagram, ovviamente. Stavo scrollando il mio feed quando, bam, è apparsa lei. Era perfetta. Un mix di sportività e lusso, con dettagli inaspettati e un design davvero unico. Il colore era un rosa cipria delicatissimo, con il logo Fila reinterpretato in cristalli Swarovski. Una cosa pazzesca! Naturalmente, mi sono subito messa alla ricerca. Ho cercato sul sito ufficiale di Fila, sui siti di e-commerce di lusso, ho contattato persino alcuni personal shopper che conosco. Niente. Ovunque mi dicevano la stessa cosa. Edizione limitata, sold out in poche ore. Potete immaginare la mia disperazione. E qui inizia la mia odissea personale. Ho iniziato a spulciare i siti di resale, quelli dove le persone rivendono oggetti di lusso usati o nuovi. Lì ho trovato qualche annuncio, ma i prezzi erano folli. Il doppio, a volte anche il triplo del prezzo originale. E poi c'era sempre il rischio di imbattersi in una contraffazione. No, non mi andava di rischiare così. Ho passato notti insonni a cercare informazioni online, a leggere forum di appassionati di moda, a cercare indizi su dove poterla trovare. Ho scoperto che solo pochissimi esemplari erano stati prodotti e distribuiti in selezionate boutique in tutto il mondo. Praticamente una missione impossibile. Ho anche contattato direttamente Fila, spiegando la mia passione per il brand e il mio desiderio di possedere quella borsa. Sono stati gentilissimi. Mi hanno risposto dicendomi che avrebbero preso nota della mia richiesta e che mi avrebbero contattata se avessero avuto qualche informazione utile. Ma, onestamente, non ci spero molto. In tutto questo, ho anche imparato molto sulla borsa stessa. Ho scoperto che il designer che ha collaborato con Fila è un talento emergente che sta facendo parlare di sé nel mondo della moda. Le sue creazioni sono caratterizzate da un mix di elementi sportivi e lussuosi, proprio come questa borsa. Ho letto interviste, ho guardato video delle sue sfilate e ho capito perché questa borsa mi aveva colpito così tanto. Non era solo un accessorio, era un simbolo di creatività, innovazione e stile. E poi c'è la questione dell'edizione limitata. Lo so, spesso le edizioni limitate sono solo una trovata di marketing per creare hype e far aumentare i prezzi. Ma in questo caso, sento che c'è qualcosa di più. Questa borsa rappresenta un momento speciale nella storia di Fila, un incontro tra un brand iconico e un designer di talento. E il fatto che sia così difficile da trovare la rende ancora più desiderabile, lo ammetto. Quindi, eccomi qui, a confessarvi la mia ossessione. So che può sembrare una cosa superficiale, ma per me la moda è una forma d'arte, un modo per esprimere la mia personalità e la mia creatività. E questa borsa, in particolare, rappresenta qualcosa di speciale. Ora, arriviamo al punto cruciale. Cosa dovrei fare? Continuare la mia ricerca spasmodica, sperando di trovarla a un prezzo ragionevole? Oppure arrendermi e accettare che questa borsa non è destinata a essere mia? Sono davvero indecisa. Voi cosa fareste al mio posto? Avete qualche consiglio da darmi? Conoscete qualche sito o negozio dove potrei trovarla? Se avete qualche informazione utile, vi prego, lasciatemi un commento qui sotto. Sarebbe davvero prezioso. Magari,
Se qualcuno di voi che sta guardando questo video possiede questa borsa e non la usa, sarei felicissima di prenderla in considerazione per l'acquisto. Ovviamente, sarei disposta a pagare un prezzo equo. Insomma, questo è il mio dilemma. Ma spero che vi siate divertiti ad ascoltare la mia storia e che abbiate capito la mia passione per questa borsa introvabile. Ok, quindi, ricapitolando un po' quello che abbiamo detto oggi, vi ho raccontato la mia ossessione per questa borsa fila in edizione limitata, la mia ricerca disperata e le mie incertezze sul da farsi. Abbiamo parlato di moda, di lusso, di edizioni limitate e di quanto a volte sia difficile resistere alle tentazioni. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto. Grazie mille per avermi tenuto compagnia. E ora, arriviamo al momento dei ringraziamenti. Voglio ringraziarvi tutti per aver guardato questo video fino alla fine. Siete fantastici! E un ringraziamento speciale a chi mi lascerà un commento con i suoi consigli e le sue opinioni. Prima di salutarvi, vi invito a lasciare un commento qui sotto e a dirmi cosa ne pensate di questa storia della borsa. Vi è mai capitato di ossessionarvi per un oggetto del desiderio? Come avete risolto la situazione? Sono curiosa di sapere le vostre esperienze. E, naturalmente, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace. Mi fa sempre molto piacere ricevere il vostro supporto. E poi, condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social media. Magari qualcuno di loro può aiutarmi a trovare la borsa dei miei sogni. E, per finire, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Ho in mente tante altre idee e tanti altri argomenti interessanti da condividere con voi. Un bacio grande e a presto. Ciao! Ma aspettate! Prima di chiudere definitivamente questo video, sento che c'è ancora tanto da dire. Ho bisogno di sfogarmi ancora un po', di condividere con voi ogni dettaglio, ogni pensiero, ogni emozione che mi suscita questa benedetta borsa. Per esempio, mi sono chiesta spesso, perché proprio questa borsa? Cosa la rende così speciale? E la risposta, credetemi, è complessa. Non si tratta solo di un capriccio, di un semplice desiderio di possedere un oggetto di lusso. No, c'è molto di più. Penso che una parte del mio amore per questa borsa derivi dalla mia passione per la moda vintage. Ricordate quando vi dicevo che Fila ha avuto il suo momento d'oro negli anni 90? Beh, io ero una ragazzina allora e ricordo benissimo quanto fosse cool indossare una felpa o un paio di scarpe Fila. Era un simbolo di appartenenza, di uno stile di vita attivo e spensierato. E questa borsa, in un certo senso, mi riporta indietro a quel periodo. È come un ponte tra il passato e il presente, una reinterpretazione moderna di un classico. Poi c'è la questione del designer emergente. Ammiro tantissimo le persone che hanno il coraggio di seguire le proprie passioni, di esprimere la propria creatività e di sfidare le convenzioni. E questo designer, con la sua visione innovativa e il suo talento, mi ha davvero conquistata. Ho letto la sua biografia, ho visto le sue interviste e ho capito che è una persona autentica, che crede in quello che fa. E questo si riflette nelle sue creazioni, che sono uniche, originali e piene di personalità. E non dimentichiamoci dei dettagli. I cristalli Swarovski, il rosa cipria delicatissimo, il logo Fila reinterpretato in chiave moderna. Ogni elemento è stato studiato nei minimi particolari per creare un oggetto di design davvero speciale. È come se la borsa avesse un'anima, una storia da raccontare. Un'altra cosa che mi affascina di questa borsa è il suo contrasto. È sportiva, ma anche elegante. È casual, ma anche lussuosa. È un mix di elementi che apparentemente non dovrebbero stare insieme, ma che invece si fondono alla perfezione creando un'armonia unica. È come se la borsa dicesse: non prenderti troppo sul serio, divertiti, sperimenta, osa. E poi c'è la questione dell'esclusività. Lo so, è un po' snob ammetterlo, ma il fatto che questa borsa sia così difficile da trovare la rende ancora più desiderabile. Non si tratta solo di possedere un oggetto di lusso, ma di possedere qualcosa di unico, di raro, di speciale. È come se la borsa mi dicesse: sei una persona speciale, meriti di possedere qualcosa di altrettanto speciale. Ma, allo stesso tempo, l'esclusività mi fa anche sentire un po' in colpa. So che ci sono persone che hanno problemi molto più seri dei miei, che non si possono permettere nemmeno di sognare una borsa di lusso. E allora mi chiedo: è giusto che io mi ossessioni per una cosa del genere? Non dovrei usare le mie energie per fare qualcosa di più utile, per aiutare gli altri? Questi sono i dilemmi che mi assillano.
Sono combattuta tra il desiderio di possedere questa borsa e la consapevolezza che ci sono cose ben più importanti nella vita. Eppure, non riesco a rinunciare al sogno. Continuo a cercare, a sperare, a fantasticare. Immagino già come la indosserei, con quali abiti la abbinerei, dove la porterei. La vedo come un simbolo della mia passione per la moda, della mia creatività, Io stile personale. Ho anche pensato di crearmi una versione personalizzata. Magari potrei prendere una borsa fila vintage e decorarla con cristalli Swarovski, ispirandomi al design della borsa che tanto desidero. Sarebbe un modo per avere qualcosa di simile, ma con un tocco personale e unico. Oppure potrei commissionare a un artigiano locale la realizzazione di una borsa su misura, ispirata al design della borsa fila. Sarebbe un modo per sostenere l'artigianato italiano e per avere un oggetto di alta qualità, fatto a mano con amore e passione. Ma, allo stesso tempo, sento che non sarebbe la stessa cosa. Non sarebbe la vera borsa fila in edizione limitata. Sarebbe solo una copia, un surrogato. E allora mi ritrovo al punto di partenza, indecisa e confusa. Cosa dovrei fare? Forse dovrei semplicemente accettare che questa borsa non è destinata a essere mia. Forse dovrei concentrarmi su altre cose, su altri obiettivi, su altri sogni. Ma, dentro di me, una piccola voce continua a sussurrare: non arrenderti. Continua a cercare. Magari un giorno la troverai. E allora, finché quella voce continuerà a sussurrare, io continuerò a cercare. Continuerò a sperare. Continuerò a sognare. Perché, in fondo, la vita è fatta di sogni. E inseguire i propri sogni, anche quelli apparentemente più futili, è ciò che ci rende vivi. Quindi, grazie per avermi ascoltata. Grazie per avermi tenuto compagnia in questo viaggio alla ricerca della borsa dei miei sogni. E ora vado a continuare la mia ricerca. Magari oggi sarà il giorno fortunato. Un bacio grande e a presto. Ciao! E mi raccomando, continuate a seguirmi per altri aggiornamenti sulla saga della borsa fila. Chissà, magari nel prossimo video vi darò una notizia sorprendente. Incrociamo le dita. Ciao!